Nella MotoGP di oggi ci sono dei fenomeni o ci sono solamente dei buoni piloti? Rimanete fino alla fine e ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nulla, perché oggi parleremo di molte cose da cui si prenderà spunto da questo video breve che avevo pubblicato ormai alla fine del 2023. Ma Pecco Bagnaia è veramente più forte della MotoGP attuale? Io ho dei dubbi. Sì, avevo qualche chilo in più, qualche capelli in più e soprattutto di colore diverso, ma prima di andare avanti, questo è il primo video del 2026, quindi buon anno a tutti! Avete trascorso buone vacanze? Io ho passato il capodanno con la febbre, ma comunque, oltre a qualche giorno in cui ho staccato, ho continuato a lavorare per portare contenuti qui sui miei social, quindi ricordatevi di seguirmi, trovate tutto in descrizione. E tra le novità di questo 2026 c'è anche questo buffo particolare, ma è proprio una novità dell'ultimo secondo prima di registrare questo video, tanto per provare, non lo terrò probabilmente, ma solo per provare. Dai che comunque tra poco si rinizia con la stagione della MotoGP, con la presentazione delle livree, poi a febbraio ci divertiamo con i test e i pronostici, usciranno un botto di video. Bene, come ho detto all'inizio, oggi parleremo di questo tema che avevo aperto, tra virgolette, perché lo riprendiamo, in un video breve che avevo pubblicato su Instagram e TikTok il 10 dicembre 2023, quindi dopo la fine del mondiale e la vittoria del terzo titolo di Pecco Bagnaia. Ma Pecco Bagnaia è veramente più forte della MotoGP attuale? Io ho dei dubbi. Guarda il video fino alla fine e poi scrivi nei commenti il tuo parere. Con quello che sto per dire non voglio sminuire nessuno, perché anch'io sono tifoso di Rossi, della VR46, di tutto quel mondo, ma voglio fare un ragionamento obiettivo. Oggi in MotoGP stiamo assistendo ad una generazione di grandi piloti, ottimi piloti, ma che non sono dei fenomeni generazionali. Attenzione, tutti quelli che corrono sono dei fenomeni, però cercate di capire il mio discorso. Secondo me i vari Bagnaia, Binder, Martin, Bastianini, Bezzecchi, Morbidelli sono tutti degli ottimi piloti, grandi piloti, ma non dei fenomeni generazionali. I fenomeni sono Rossi, Marquez, Stoner, Lorenzo, Pedrosa, piloti che non hanno nulla a che vedere con quelli di oggi, perché Marquez, da quando è tornato a pieno regime dall'infortunio, è un leone in gabbia. A mio parere, se sta bene fisicamente, perché quella è ancora un po' un'incognita, con una moto competitiva fa ancora la differenza rispetto agli altri, perché è quel fenomeno generazionale che si aggiunge alla lista di prima. Per quanto possa stare sul cazzo, comunque bisogna essere realisti. L'unico pilota secondo me che si mette dietro Marquez ma davanti a questa serie di grandi piloti è Quartararo. Anche lui è un leone in gabbia. Non sarà fenomeno generazionale perché prima di entrare in MotoGP aveva dimostrato poco, però lo vedo appena più forte rispetto agli altri. Chi può essere il nuovo grande fenomeno siamo tutti d'accordo che possa essere Acosta. Ora, escluso Marquez, secondo me Bagnaia a livello di talento puro non è uno dei top, perché Martin, Bastianini, Bezzecchi, lo stesso Quartararo hanno più talento puro di lui, ma non basta solo quello. Bagnaia è più completo ed è per questo che io lo vedo più forte rispetto a questi, ma non così nettamente. Mentre Quartararo a livello di completezza si avvicina a Bagnaia, gli altri hanno qualche lacuna, c'è chi è poco costante, chi deve mettere a posto la qualifica e chi deve maturare. Però se mettiamo a fianco di Bagnaia un pilota di livello come lo è Bastianini ora, Martin, Bezzecchi, Quartararo, a parità di tutto lo possono battere, non lo vedo così nettamente più forte. Se la giocano e quindi può vincere uno così come può vincere l'altro. Poi entrano in gioco molti fattori che fanno parte delle corse. Ed è per questo che il mondiale del 2024 sarà interessante, poi con Marquez in Ducati ancora di più, che secondo me non dominerà come i tempi della Honda perché i tempi passano anche per lui, ma se lo giocherà. E se Bagnaia dovesse vincere il prossimo mondiale secondo me fa quello step in più, cioè da forte si può considerare veramente forte perché l'anno prossimo sarà una guerra. E ora secondo me siamo in una fase dove in MotoGP il pilota conta sì, ma la moto mi sa che conta relativamente di più. E questo è un video del 2023. Alcuni ora dicono queste cose perché hanno visto la stagione flop di Bagnaia e il dominio di Marquez nel 2025, ma secondo me chi ha un minimo di lucidità vede le cose con obiettività. Faccio anche le rime, cioè faccio anche il rapper ormai, ma comunque tutto quello che sto per dire non deriva dalla stagione disastrosa di Bagnaia del 2025, ma da dei miei pensieri fondati che mi sono sempre fatto e che ho manifestato ad esempio con quel video messo 2 anni fa. Io ho sempre pensato che Pecco Bagnaia, se si fosse scontrato con qualcuno del suo livello appena più alto o basso a parità di moto, come ad esempio con Martin, avrebbe avuto del filo da torcere oppure avrebbe perso, ma non perché io lo voglia sminuire, non lo reputi forte o altro, ma perché se mi mettete un pilota di un certo calibro, del suo livello circa, io non lo vedo così nettamente più forte, ecco, cioè non mi viene da dire che lo straccia, che lo domina, se la giocherebbe e quindi c'è il rischio che può perdere, è come se fosse un 55% Bagnaia e 45% l'altro oppure 60-40.
E con Martin, un anno dopo la pubblicazione di quel video, è andata a finire che ha perso alla fine dei giochi, ma aspettate, il mondiale del 2024 l'ha perso Bagnaia, l'ha buttato via lui e lo sa benissimo, uno che vince 11 gare della domenica contro uno che ne vince 3, sappiamo già poi qual è la narrazione, è il dato di fatto che spicca, ma anche in termini di velocità Bagnaia quell'anno ha fatto meglio di Martin, si vedeva che era più forte, cioè in quel mondiale lì a Bagnaia bastava veramente solo arrivare e non fare delle cazzate di troppo tipo stendersi, perché Martin l'ha vinto con la costanza e la testa che non ha avuto nel 2023, meritato, ci mancherebbe, però per me più che vinto da Martin quel titolo l'ha perso Bagnaia. Con questo voglio dire, sempre facendo riferimento a quel video di 2 anni fa, che ad oggi più che mai nelle narrazioni in televisione o sul web si sente spesso la distinzione tra i piloti fenomeni, campioni e che hanno il talento puro nella MotoGP. In breve, i primi sono quelli a cui basta solo la parola in sé per definirli, i secondi invece sono quelli che vincono ma non sono realmente fenomeni e quelli che hanno il talento puro, cioè quelli che si vede che hanno qualcosa in più ma magari peccano da altre parti. Poi ci sono ovviamente i grandi piloti e i buoni piloti e adesso andiamo nel dettaglio. I fenomeni ad oggi della MotoGP sono 3 e ve li metto anche in ordine di forza: Marc Marquez, Pedro Acosta e Fabio Quartararo. Questi 3 sono nettamente più forti di tutti gli altri che vedremo dopo. Il fenomeno è quello che va forte ovunque, quello che tira fuori un potenziale dalla moto che gli altri compagni di squadra normali, tra virgolette, che non sono fenomeni, non fanno vedere. Infatti il reale valore di una moto lo si vede sempre dal secondo pilota, non dal primo, perché il fenomeno guida sopra i problemi, li maschera ed è una cosa che agli ingegneri non piace quando si sviluppa la moto. A loro servono i collaudatori, ad esempio, non i fenomeni. Gli esempi lampanti su questo sono proprio Acosta e Quartararo. Guardate che risultati fanno rispetto ai compagni di squadra e direi che lo vediamo da parecchi anni, soprattutto con il francese e ultimamente anche con Acosta. Marquez non fa testo, ragazzi, è il pilota più forte della griglia e lo era anche quando si era infortunato per status e per talento, come dicevo anche nel video del 2023 che era un leone in gabbia, ma non era il più veloce in quel momento. Lui è ancora quello che appartiene alla passata generazione, arrivato nel 2013 insieme ai grandi ed era un fenomeno, si vedeva già da come guidava, dal suo stile e dal fatto che aveva vinto anche nelle classi precedenti. Quella è una cosa che guardo sempre, perché chi vince subito nelle categorie minori, che siano 125, 250, Moto3 o Moto2, ad oggi, come ha fatto anche Acosta, si vede che è di un'altra categoria e infatti Pedro Acosta ricalca Marc Marquez e Valentino Rossi. La differenza è che Acosta non è salito subito su una moto competitiva almeno per fare podio, neanche per vincere, e poi ci sono molte altre differenze. La storia sarebbe stata diversa per Pedro se fosse salito subito su una moto competitiva. Si dice che anche Quartararo sia un fenomeno. Io sì, posso essere d'accordo, ma in parte. Ce lo metto in questa lista ad oggi, ma come terzo, e vi spiego il perché. Quando è arrivato in MotoGP nessuno si aspettava questo rendimento, cioè in Moto3 e in Moto2, tranne quella vittoria a Barcellona, non aveva dimostrato niente e si pensava che fosse sì un buon pilota come gli altri, ma non che fosse un fenomeno, anche se Luca Boscoscuro è uno che con i talenti comunque ci sa fare, li addocchia molto bene, però i risultati nelle categorie inferiori parlano e poi si diceva anche che portasse la valigia per correre, soprattutto quando è passato il primo anno in Petronas e proprio da lì ha fatto vedere di avere un talento puro clamoroso e di saper interpretare la Yamaha meglio di tutti gli altri, diventando riferimento e arrivando poi a vincere un mondiale. Quindi Quartararo non sarà un fenomeno generazionale, ma è uno di quelli che ha un gran talento puro che lo fa rendere un fenomeno ad oggi, perché appunto guida sopra i problemi e tira fuori un gran potenziale e saremo tutti curiosi di vederlo su un'altra moto competitiva che sia la Ducati o la Aprilia. Chiusa la parentesi sui fenomeni, passiamo all'altra, ovvero quella dei campioni e poi di chi ha il talento puro. Parliamo di attualità, non di chi sarà campione nel futuro, quindi ad oggi nei campioni ci metto Bagnaia e Jorge Martin, mentre nei piloti che hanno il talento puro, tolti Acosta, Marquez e Quartararo, perché loro sono fenomeni ed è ovvio che hanno il talento puro, ci metto Maverick Viñales, Enea Bastianini, Alex Rins, Marco Bezzecchi e anche Toprak Razgatlioglu che è appena arrivato. Lui dobbiamo vederlo, ma secondo me è uno di quelli che il talento puro ce l'ha.
Ci sono altri piloti che possono rientrare in questa categoria, come Brad Binder e Firmin Aldeguer, e prima di proseguire su questo vi dico che questi, per me sì, sono piloti che hanno il talento puro, però in un modo o nell'altro si può dire che hanno solo quello, perché alla fine dei conti, coi risultati, hanno delle lacune che non gli permettono di fare quello step per fare davvero la differenza, cioè peccano in alcune zone. Approfondirò questo tema tra poco, ma vi anticipo che ho messo sì Bagnaia nei campioni, ma a talento puro non è uno dei top, rientrerebbe in basso in questa lista, mentre Martin è un campione perché ha vinto 2 titoli ed è uno che però il talento puro ce l'ha anche lui, quindi rientrerebbe in questa lista, però i campioni stanno una categoria sopra. Binder è un pilota interessante che guida alla sua maniera, sempre di traverso, esplosivo ed è una bega clamorosa da sorpassare. Non è un pilota che vincerà dei mondiali e poi lo vedremo presto in Superbike secondo me, però è uno di quelli che ha un talento particolare secondo me. Aldeguer invece dimostrerà quello che inizierà ad essere dal 2026 perché il primo anno da rookie è andato bene, anche se salire su una Ducati, come ho detto spesso, facilita certe cose, quindi su di lui dobbiamo aspettare quei giudizi. Io sinceramente in Aldeguer non vedo tutto questo gran talento ai massimi livelli, lo vedo più come un buon pilota che può diventare un gran pilota e che magari un mondiale o anche 2 può vincerlo, però secondo me sì, è un bel talento ma non così al top, ecco, poi magari vengo smentito, ci mancherebbe. Rins vabbè, ormai corre senza una gamba e quindi il suo tempo è finito ormai, anche se quando era arrivato era un gran talento, l'aveva dimostrato anche nelle classi minori, lui appartiene alla passata generazione ed era uno che il manico ce l'aveva. Bezzecchi si vede che ha un gran talento ed è uno di quelli che sbatte la moto di qua e di là, se ne sbatte i coglioni di tutto e fa vedere anche dei grandi numeri, con l'Aprilia l'ha fatto vedere e non servono altre parole. Viñales, che come ho già detto è il talento puro più forte dopo Marquez che è arrivato in MotoGP negli ultimi 10 anni, che però non ha concretizzato e si è perso malamente, anche dal lato psicologico, però Viñales cazzo era forte, lui è uno di quelli che si può considerare un what if, cioè cosa sarebbe potuto essere, tipo la carriera di Alexandre Pato, uguale. Ah, e se siete appassionati di calcio, c'è il canale dedicato, lo trovate in descrizione. Viñales è andato forte subito, ha vinto una gara con la Suzuki e Yamaha aveva messo in fila all'esordio nel 2017 3 vittorie nelle prime 5 gare, poteva essere da mondiale, poi si è rivelato ad essere incostante, polemico certe volte e si è perso parecchio come sappiamo, un peccato. Bastianini a me come pilota piace moltissimo, lui per me è un gran talento, è uno che va forte e lo tifo anche, solo che ha una lacuna gigantesca e qui ci agganciamo al discorso che facevo prima, cioè che tutti questi piloti che ho detto hanno un gran talento o un bel talento ma hanno allo stesso tempo delle zone grigie, delle lacune che non permettono loro di eccellere, cioè sono quei piloti che diciamo ma se facesse così, se andasse così farebbero meglio, ma coi se, coi ma la storia non si fa e quindi a causa di queste lacune rimangono lì dove sono. Bastianini abbiamo detto che ha la lacuna della qualifica, se no sarebbe fortissimo per me, perché sarebbe costante, veloce, quando in giornata prende e scappa anche, nel duello corpo a corpo è bello tosto, quindi se sistemasse quelle cose lì, quindi continuiamo a ripetere se così, sarebbe un altro tipo di storia. Però attualmente così, poi non mettiamo il discorso della KTM che è totalmente un altro discorso, però su una moto competitiva secondo me sarebbe da mondiale a tutti gli effetti. Viñales che lacune ha avuto? La costanza e la pressione psicologica. Rins non l'abbiamo mai visto realmente con una moto competitiva per vincere, ma aveva fatto vedere grandi cose quando era in Suzuki, poi dal periodo del 2021 quando ha iniziato a stendersi si è perso. Binder, come vi ho detto, lo considero un po' in una maniera particolare perché ha un talento puro di per sé per certe cose, ma non è neanche un gran pilota, è un buon pilota, sì, niente di che, sta sotto a tutti gli altri. Mentre invece questi sono tutti gli altri che io considero ottimi e buoni piloti, che magari hanno dimostrato qualcosa in passato ma che poi sono rimasti sempre mediocri in MotoGP, senza fare quei 2-3 step, ecco diciamo, non solamente uno. Mir, ad esempio, tolto il mondiale del 2020, mondiale poi ovviamente si fa per dire, ma comunque non è uno di quelli che ha un gran talento ma è sempre andato forte, ma non da eccellere diciamo, è sempre stato un po' nella media, lo vedo simile a Bagnaia per certi versi. Diogo Moreira ovviamente non lo possiamo giudicare, ma arriva con lo status di buon pilota, poi magari si rivelerà forte, o magari più forte nel futuro, lo dirà solo il tempo questo. Quindi arriviamo al sodo, quello a cui avevo accennato prima, che si ricollega sempre al video che ho messo nel 2023. Secondo me Bagnaia ha talento puro, non
non è uno dei più forti della MotoGP, è molto indietro agli altri nella lista dei talenti puri che ho fatto prima, ma lo penso da sempre, non perché ha fatto cagare nel 2025, però è uno di quelli che pur non avendolo così al top questo talento puro, rimedia essendo un pilota completo, secondo me. Cioè, se prima dicevamo che quei piloti che hanno il talento puro hanno delle lacune che non permettono loro di fare quello step decisivo, Bagnaia è quello che, pur non avendo questo gran talento puro tipo Bastianini o Viñales, ha però delle caratteristiche positive che lo portano a un livello superiore, che lo hanno reso appunto un 3 volte campione, come la costanza, la freddezza, la gestione della pressione in certi momenti, ed escludo il 2025 perché lì ci sono stati altri fattori e lì abbiamo visto sicuramente delle lacune di Bagnaia. Ricordate la famosa torta che abbiamo fatto nel video delle pagelle? Bene, in quel video lì trovate tutto perché ve lo spiega a modo, lo trovate qua nelle schede oppure in descrizione. Poi chiaramente il giro secco, il dominare la domenica prendendo e andando via, non c'entra molto con la pista, ma ci metto anche la sua personalità nell'essere un signore, un ragazzo tranquillo, pacato e minuzioso. Secondo me queste sono tutte cose che mi fanno dire che Bagnaia è un pilota abbastanza completo per le sue caratteristiche che ha dimostrato. Poi, come ho già detto, in un confronto con un pilota di un certo calibro, di circa del suo livello, se la giocherebbe, non è che lo straccerebbe. Io sarei stato molto curioso di vedere Martin e Bagnaia insieme nel team ufficiale in Ducati, o magari sarebbe bello rivederli nuovamente insieme sulla stessa moto, con una maturità più sviluppata, perché Martin, e adesso arrivo a lui, è un campione, perché ha vinto 2 titoli, ha un gran talento puro, perché a me piace ed è molto forte, però, come quelli che abbiamo detto prima, che rientrano in quella categoria, ha delle lacune. L'impulsività, cioè prendere decisioni troppo di pancia e non a mente fredda, e lo ha dimostrato anche fuori dalla pista col caso Aprilia. La gestione della pressione, perché psicologicamente è uno su cui deve lavorare di più rispetto a Bagnaia per esempio, e anche nella gestione della foga non è il massimo. Sappiamo com'è Martin, infatti ha 27 anni, ha ancora qualche annetto per stare al top e per maturare, perché ogni anno Martin prende sempre dell'esperienza e può maturare, come dal 2023 al 2024 e come dal 2025 per il 2026, quindi Martin è più un pilota che ha avuto a che fare con certe cose psicologiche di carattere nella sua carriera, nel complesso, anche se in pista, oltre ad essere forte, esplosivo sul giro secco e nella sprint, in gara la domenica, quando c'era da fare il risultato importante, calava di qualche tacca. Sono sempre quelle lacune che appunto non gli hanno permesso di fare quello step in più. Poi va detto che è sempre stato su dei team satelliti e non ufficiali, tolta la Pramac, va bene che era praticamente ufficiale, però comunque è diverso, e infatti in Aprilia era una bella sfida. Dico era perché ormai vediamo nel 2026 cosa farà e se rimarrà, perché io ho i miei dubbi che rimanga sinceramente Martin in Aprilia. Secondo me è un proprio matrimonio partito male e che speriamo non finisca male per l'Aprilia, perché si merita tutt'altro, però vediamo se andrà in Honda oppure da altre parti. Però io sono un po' scettico sul suo rinnovo del contratto, dato che entriamo nel mercato del 2027, perché in pista Martin è fortissimo e vederlo come pilota di punta di una squadra è interessante, perché può dimostrare il suo vero potenziale, che secondo me se maturasse alla grande può portarlo ancora a vincere qualche mondiale. Secondo me, se c'è ancora Marquez in pista, secondo me no, però comunque dico così perché nel 2025 non ha corsi in pratica e quindi bisogna aspettare. Ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti sul tema di questo video, perché come sempre il vostro parere è fondamentale per il canale, a cui se non siete ancora iscritti fatelo ora e fate anche click sulla campanella delle notifiche, così non vi perdete nulla. Per saperne di più in generale passate dai miei social, Instagram soprattutto, che lì dobbiamo crescere, trovate tutti i dettagli in descrizione. Quindi vi auguro ancora un felice anno nuovo, che possa essere ricco di soddisfazioni, nuove avventure, tranquillità, pace per chi ne ha bisogno. Per me ci sono molte cose da fare, quindi dai, che dobbiamo sempre spaccare, quindi ci vediamo presto per un nuovo video.